Amiche, amici interisti, buon lunedì, buon inizio di settimana, ma come va? Come state? Io percepisco dallo schermo, correggetemi se sbaglio, percepisco un sorrisetto, vi vedo, vi intravedo con il volto molto luminoso, belli illuminati oggi. Come state? Ah, che finale, signori, che finale. Nel club di Passione Inter addirittura ho letto, questo è il triplete dell'Inter, scudetto, Coppa Italia, Milan e Juve fuori dalla Champions League. Un po' di goliardia, dai, un po' di goliardia la lasciamo, la concediamo ai ragazzi del club di Passione Inter, direi di sì, ce lo meritiamo dopo questa lunghissima stagione trionfale per l'Inter, meno per le nostre rivali in un finale, ecco, così epico, direi, non tanto per la Juventus perché comunque vabbè, che la Juventus fosse fuori dalla Champions League, avevamo già fatto un po' i conti con questa cosa, lo sapevamo già, era abbastanza probabile come scenario dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma che il Milan cadesse così all'ultima curva, ribaltato in casa dal Cagliari che passa a San Siro, chissà cosa direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo del Cagliari che vince a Milano, ma con il Milan questo è stato veramente, veramente clamoroso. E innanzitutto la prima cosa che mi è venuta in mente è stata, guardando la classifica, vedo Inter, Napoli, Roma e Como ai primi 4 posti. E queste saranno le 4 squadre che andranno in Champions League. Ho ripensato a quello che è stato uno dei grandi temi di questa stagione, quello dell'Inter che sì, vince lo scudetto, ma non ha vinto gli scontri diretti e quindi hanno cercato di ridimensionare in tanti a livello mediatico questo scudetto dell'Inter perché negli scontri diretti però è stata battuta, è stata beffata. A quanto mi risulta, l'Inter contro Napoli, Roma e Como, che sono le altre squadre che con noi saranno in Champions League l'anno prossimo, ha ottenuto 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Mi sembra un bottino che certifica ulteriormente il dominio dell'Inter sul calcio italiano in questa stagione 25-26, conclusa con scudetto stravinto e Coppa Italia meritatissima. Quindi rimettiamo un po' al loro posto tutte queste cose, così come rimettiamo al loro posto alcune discussioni che ci sono state all'interno di questa stagione. Una stagione dove tra i tanti dibattiti che ci sono stati c'era quello della miglior difesa. Che cosa intendo? A inizio stagione l'Inter parte subendo qualche gol di troppo e quindi si diceva l'Inter non può andare lontano perché in Italia vince la miglior difesa, quindi subiamo troppi gol non potremo andare lontano. A un certo punto l'Inter comincia a ingranare i risultati, comincia a segnare a raffica soprattutto, razionalizza anche il numero di gol subiti, comunque questo va detto, e arriva a vincere con il miglior attacco ma non con la miglior difesa. E quindi in tanti hanno cominciato a dire ma vuoi vedere che quest'anno è cambiato il calcio italiano, c'è una rottura col passato e quindi da adesso si comincerà a vincere con il miglior attacco e non con la miglior difesa? È stato un lungo dibattito durante questa stagione. Io non sono così sicuro che questa stagione segni davvero la rottura col passato da questo punto di vista, cioè che non vincono le migliori difese, ma vinceranno sempre di più i migliori attacchi. Non sono così sicuro, anche perché vado a guardare la classifica, comunque Roma e Como si piazzano in Champions League, raggiungono un obiettivo straordinario puntando molto su una fortissima difesa, perché il Como è la seconda, anzi il Como è la miglior difesa del campionato e arriva quarto, e la Roma è la seconda miglior difesa, quindi anche la Roma la prima parte di stagione l'ha fondata molto sulla loro solidità difensiva. Quindi il tema della miglior difesa rimane sempre un tema importante, perché poi è ovvio, è la differenza reti in realtà quello che fa veramente il risultato finale. Il Como è anche il secondo miglior attacco, ha unito queste cose e ha ottenuto un risultato straordinario. E proprio il Como mi fa pensare in realtà che il vero marchio di questa stagione 25-26 sia un altro, cioè la vera rottura, secondo me, che segna questo campionato 25-26 è più che altro sulle idee di gioco, sulla proposta di calcio e su un certo tipo di calcio vecchio che viene rottamato. Vediamo se per sempre, non so se finirò nei commenti invecchiati male, ma comunque Allegri, il suo calcio, il suo modo di ragionare solo sul risultato, così come quello di Antonio Conte, hanno fallito i loro obiettivi se loro stessi hanno sempre basato il loro operato e il successo in successo sul trofeo, sul raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, Conte non ha vinto, se non la Supercoppa, che adesso diventerà un super trofeo, ma non ha vinto. Allegri non ha raggiunto il quarto posto pur allenando un Milan che ha investito e che non ha fatto nemmeno la Champions League, quindi non aveva nemmeno il fastidio della partita infrasettimanale. Quindi questa idea qui di un vecchio calcio di un certo tipo, così risultatista,
In questo momento la sensazione è che la stagione 2025-2026 dica: lascia spazio a chi invece ha portato delle cose, ha proposto delle cose, ha avuto una visione nuova e ha avuto delle idee, a partire dall'Inter, che è la squadra più continua di questi anni e ha adesso una grandissima opportunità anche sul mercato, di cui tra poco ne parliamo, o a partire dal Como, che da molti viene visto come questi che vengono qui ad insegnarci il calcio. Evidentemente il calcio lo sanno fare. È vero che Fabregas non è il più simpatico degli allenatori, è vero che hanno investito tanti soldi, ma hanno investito soldi così come ne hanno investiti tanti in tante altre squadre che si sono basate sul loro blasone per dire che soldi più blasone dovevano portare evidentemente e naturalmente al risultato, cosa che invece non è stata. E quindi in Champions ci va il Como, ci va anche la Roma che ha un allenatore che magari non è così nuovo, così giovane, ecco, come Fabregas e Chivu, ma è molto nuovo nelle idee, nella testa, nel saper valorizzare anche quello che ha avuto a disposizione, nel sapere anche, ecco, anche lui non è magari simpaticissimo come allenatore, ma il suo risultato straordinario lo ha meritato e lo ha raggiunto anche grazie al mercato di gennaio che ha dato questa spinta con Malen soprattutto. Quindi questo secondo me è il grande tema di questa stagione, una stagione che si chiude con Milan e Juve fuori dalla Champions League, che adesso devono leccarsi le ferite e devono ricucire tante cose in una situazione che sembra esplosiva, soprattutto lato Milan, dove può essere azzerata tutta la parte sportiva. Alla Juventus c'era da fare già da prima molto sul mercato con poche risorse, vengono a mancare tanti soldi dalla Champions League, quindi, e ci sono tanti giocatori invendibili, quindi andranno fatte delle cose con dei margini di manovra molto stretti e con una situazione in cui qualche testa pure cadrà. Spalletti probabilmente no, visto che è stato ulteriormente confermato, ma in dirigenza qualcos'altro potrebbe cambiare. Conte, il Napoli ha appena annunciato che Conte se ne va, ma era una cosa che già si sapeva. Quindi queste che storicamente, tradizionalmente vengono considerate le nostre prime rivali e competitor, si trovano ad affrontare adesso un periodo di profonde riflessioni, di profondi cambiamenti che possono portare delle problematiche nell'immediato, ma nel caso di Milan e Juventus secondo me le problematiche possono essere ancora più lunghe, anche perché non si stanno rendendo conto, secondo me, troppo, o almeno non tutti, del fatto che loro pensano di tornare a vincere. Ogni ragionamento viene fatto anche giustamente da tifosi sul compriamo questo, prendiamo quell'allenatore per tornare a vincere, ma a loro sta mancando un passo prima, proprio dentro le loro società sta mancando proprio la cultura del vincere. Non sanno più vincere, ma non sanno nemmeno più come competere per vincere. Non ce l'hanno più questa competitività qui e quindi devono ricostruire questa cosa qua. Sentivo Paolo Di Canio che giustamente diceva un concetto che ho espresso anch'io. Forse devono rendersi conto che in questo momento loro sono da Europa League, quindi prima di pensare allo scudetto, allo sfidare l'Inter e ad arrivare a quel livello lì, devono pensare a consolidarsi lì e fare quel passettino in avanti per tornare sul gradino più alto, per tornare su quella diciamo zona di classifica più alta. Invece fanno le battutine ancora sul 5-0 nella finale, con Cardinale che fa le battutine sull'Inter, o dall'altra parte continuano a pensare al caso Kalulu Bastoni. Ecco, mentre questi pensano a queste cose qua, l'Inter continua a costruire questa cultura vincente e arriviamo al tema più importante, secondo me, un concetto che ho già espresso. Per l'Inter adesso c'è un'opportunità enorme, secondo me, c'è un'opportunità enorme di consolidare quello che è stato fatto, tant'è che sono felicissimo di leggere anche oggi sulla Gazzetta una cosa che vi ho detto anch'io nel contenuto di ieri, ovvero le idee di cambio modulo, di rivoluzionare l'Inter sono finite rapidamente in soffitta, perché questo è un Inter da consolidare, anzi ci vuole un'evoluzione, come ha detto il presidente Marotta. Perché cambiare il 3-5-2 che potrebbe non essere, a me come gusto personale, come ho sempre detto, a me piace il 4-3-3 con le belle ali che vanno, quindi a me piacerebbe vedere questa cosa qui, come gusto personale, ma nel momento in cui il 3-5-2 funziona e non solo funziona, ma è il tuo vero grande punto di forza di questo grande ciclo vincente, perché andare a cambiare qualcosa? Aggiungici cose, aggiungici caratteristiche, fai evolvere questa cosa in continuità con l'allenatore che firmerà il rinnovo a breve, con l'allenatore che sta anche discutendo con la dirigenza sul mercato delle cose da fare per integrare, per rendere ancora più forte quest'Inter, un Inter che, ecco,
Oggi la Gazzetta dello Sport torna a ribadire avrà un budget a disposizione superiore ai 50 milioni di euro da investire su questo mercato, con la priorità di un nuovo difensore centrale, e l'idea è che tra i vari Muaremovic e Solé in realtà l'Inter stia andando su un altro nome che ancora non siamo nessuno riusciti a scoprire, anche se l'altro giorno facevamo dei ragionamenti su alcuni nomi, qualcuno diceva addirittura di Bremer della Juventus per avere quel centrale che può giocare con tanto campo alle spalle, anche se Bremer arriva da vari problemi fisici, o altri nomi ancora più altisonanti. Comunque l'idea di un difensore centrale forte e di 2 centrocampisti da aggiungere, dove Manu Koné rimane assolutamente un obiettivo dell'Inter, il centrocampista francese della Roma, per avere queste caratteristiche differenti. Curtis Jones del Liverpool è assolutamente un obiettivo, tanto che l'Inter ha già una sorta di bozza di accordo con gli agenti del giocatore del Liverpool, che è in scadenza di contratto nel 2027. Quindi l'idea di andare ad investire risorse forti su elementi che ti possono dare qualcosa in più, che possono elevare ancora il valore di questa Inter, un Inter che ha una grande opportunità adesso, perché in una situazione di Milan e Juventus che abbiamo analizzato, il Napoli che cambia allenatore eccetera, l'Inter può consolidarsi, rafforzarsi e davvero aprire un nuovo ciclo importantissimo, forse uno dei più importanti della propria storia, se andiamo a considerare gli altri 6-7 anni da cui stiamo arrivando, con tanto di trofei eccetera. Quindi è un momento decisivo per l'Inter, per il calcio italiano, che potrebbe aver cambiato rotta con questi risultati che abbiamo visto da questa Serie A, e per un Inter che adesso entra nel vivo delle discussioni sul mercato, su cui vi terremo chiaramente aggiornati. Quindi vi ricordo di lasciare un mi piace, mi raccomando. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Poi stasera alle 22 ci sarà una lunga discussione nel club di Passione Inter, quindi vi ricordo il club di Passione Inter, potete entrare con il QR code da scannerizzare quassù. Sono abbastanza gasato, devo ammetterlo, ma voglio leggere anche i vostri commenti per sapere che ne pensate, così poi li leggiamo in diretta e ne parliamo tutti insieme. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi invito a cliccare qui.